Chi sono i bambini e i ragazzini che hanno un disturbo positivo provocatorio? Innanzitutto è bene distinguere tra chi ha delle fragilità, fa fatica a instaurare delle relazioni in alcuni contesti e chi ha un vero e proprio disturbo. Chi ha un vero e proprio disturbo a 360 gradi non riesce ad adattarsi a nessun tipo di contesto, sia esso scolastico, di gioco, familiare. Bambini con un vero e proprio disturbo spesso sono a rischio di isolamento sociale. Sono bambini che nella scuola faticano a instaurare relazioni e ciò compromette spesso anche l'apprendimento. Nei loro confronti vengono messe in atto strategie essenzialmente esclusive, la classica sospensione, oppure la più semplice vai fuori dalla porta. Questo li pone in un contesto esterno rispetto al resto dei compagni, li allontana da qualsiasi possibilità di intervento da parte degli adulti. Perché è importante gestirli e come gestirli? Un bambino con un disturbo positivo ha spesso vissuto sempre solo esperienze negative, continui richiami, continue punizioni. Ciò che non ha mai associato è questo, ubbidire con il piacere di sentirsi gratificato. Spesso le richieste che gli vengono fatte sono in questi termini: non fare, non dire, non muoverti, non alzarti, non risponderti. Importante sarebbe creare occasioni di rinforzo positivo. Ad esempio, chiedere al bambino di fare qualcosa che il bambino ha piacere nel fare e poi ringraziarlo per averlo fatto. Ma in presenza di un disturbo positivo, e questo diventa difficile per noi adulti, potrebbe anche essere utile ringraziare il bambino di non aver messo in atto un comportamento negativo. A volte noi adulti erroneamente pensiamo: se un bambino positivo si comporta male, deve essere ripreso, deve essere richiamato. Se un bambino positivo si comporta bene, sta solo facendo il suo dovere. Non devo dirgli bravo. Per quale motivo? Le lodi. Le lodi sono una strategia psicoeducativa fondamentale per rinforzare alcuni comportamenti che, anche se non messi in atto in modo intenzionale, se non rinforzati, difficilmente verranno riproposti. Ecco allora una seconda strategia: imparare a lodare, imparare a scegliere delle parole che possano rinforzare dei comportamenti positivi e non solo comprimere, limitare dei comportamenti negativi. E arriviamo a una terza tipologia di strategie: il dare dei rinforzi sotto forma di gratificazioni, sotto forma di premi, sotto forma di ricompense. Cosa significa ricompensare? Significa riconoscere che alcuni comportamenti di un ragazzino positivo, che possono non essere perfetti, se sono meno positivi, meno negativi rispetto a quelli che solitamente vengono messi in atto, meritano di essere collegati a delle conseguenze in qualche modo positive e gratificanti. Meritano di essere premiati. Le strategie che noi solitamente insegniamo nei percorsi sono queste: vedere il bambino positivo con occhi nuovi, comprendere quali sono le sue difficoltà, condividerle e gratificare anche i piccoli sforzi che non portano verso comportamenti perfetti, ma che portano verso comportamenti migliori di quelli precedenti. Un passo alla volta, un bambino positivo potrebbe diventare un bambino con qualche difficoltà nella relazione, ma con molte più possibilità di vivere esperienze positive in mezzo agli altri. E questo è il cambiamento che intendiamo ottenere: fa sperimentare a questi bambini delle esperienze positive di convivenza, in cui riescano ad adattarsi, ad inserirsi, anche se non come leader e anche se non in modo perfetto, all'interno di un qualche contesto sociale. La scuola, prima di tutto, e poi gli amici, e poi lo sport e ovviamente anche la famiglia.